I festeggiamenti di Natale e di fine anno sono, per definizione, oltre ad essere le feste dell'amore, dei bambini, dei regali, eccetera, eccetera, anche il momento storico dell'anno dove si ha una verifica dei propri sentimenti. Allora, scopriamo il coperchio. Sembra che il 45% degli italiani abbia relazioni extraconiugali, superando persino la Francia, 43%, la Gran Bretagna, 36%, e la Spagna, 39%. Questi dati sono riferiti all'anno scorso, prima della pandemia, ma credo siano ancora attendibili. Ma il problema che vorrei trattare è se può durare, durante le feste di fine anno, una relazione extraconiugale e a che prezzo. La dignità, forse? Questa relazione è difficile che possa durare, perché sebbene in tempi normali l'adultero o l'adultera possa gestire la sua relazione adducendo per le assenze tutti gli impegni di lavoro possibili e immaginabili, poi sportivi, sociali e quel caspita che può inventarsi per tagliare la corda quando gli fa comodo. È dura che riesca a inventarsi delle buone scuse per stare lontano dalla propria partner o famiglia anche il giorno di Natale o la cena di fine anno. Esistono allora le due possibilità, o la rottura o il compromesso. Ma prima di parlare di questo vorrei fare alcune riflessioni. Esistono coppie che sembrerebbero perfette, ma che in realtà sono soltanto due estranei che vivono sotto lo stesso tetto per motivi pratici, o perché hanno fatto dei figli insieme, o semplicemente per dividere le spese di condominio con i rispettivi stipendi. Ma non sono coppie, sono solo estranei conviventi. Direi che sebbene uno dei presupposti degli amanti per star bene insieme sia quello di amarsi così come si è, senza avere la presunzione di cambiare il carattere del proprio partner o la sua personalità, non credo che gli estranei conviventi possano essere classificati in questa categoria. Credo che il presupposto dell'amore sia quello di frequentarsi in continuazione, di condividere i pensieri, di confrontarsi sulle proprie idee, di cenare insieme, di emozionarsi, nel guardarsi di notte mentre si dorme, ascoltando il respiro, e non solo fare l'amore tanto per farlo, e non per obbligo, e soprattutto con reciproco piacere. Quindi vivere insieme emotivamente e non solo fisicamente. Ma esistono anche coppie separate fisicamente perché il lavoro, gli impegni, i casi della vita o della comune morale li costringe a lunghe separazioni, ma che condividono ogni propria emozione con ogni mezzo possibile. Si telefonano in continuazione, condividono le proprie decisioni, si vedono appena possono anche per pochi attimi. Sono insomma con i loro cuori collegati sempre. E allora cosa succede se la realtà della vita impedisce a questi amanti di stare insieme durante le feste di fine anno, se hanno una vita ufficiale diversa? Ecco dove emergono le due possibilità, o la rottura o il compromesso. È difficile esprimere opinioni, perché esistono un'infinità di problematiche differenti per ogni coppia e quindi vi sono tante variabili che possono smentire ogni possibile ragionamento. Tuttavia, è evidente che la separazione in questi casi, se non vi sono figli minori, è quella più logica e auspicabile per evitare di trascinare una relazione che non esiste più. Vi sono però altri infiniti casi di relazioni particolari. Non ci sono regole fisse per quanto riguarda la gestione di una relazione tra amanti. Gestire un rapporto tra amanti entrambi sposati semplifica le cose, in quanto entrambi si trovano a vivere realtà molto simili. In questi casi, l'amante diventa una seconda moglie, marito, che sopperisce alle mancanze del proprio matrimonio. Poi ci sono le coppie a tre, con uno dei legittimi coniugi che sa benissimo che il partner ha un amante, ma per amor di pace tranquillamente lascia la situazione così com'è, presumibilmente avendo la consapevolezza che a creare una situazione di questo tipo ne è stato il primo responsabile.
ovvero rendendosi conto di non essere assolutamente più all'altezza del proprio partner e non poter più comunicare nulla, di non essere in grado di condividere le sue emozioni e tantomeno del suo modo di vivere. Insomma, davvero nessun collegamento mentale con la persona che tanti anni prima aveva creduto fosse quella adatta a trascorrere insieme la propria vita. Ma veniamo al tema di queste mie modeste riflessioni. Esprimo il mio parere. L'amore ha un limite e si chiama dignità, perché il rispetto per se stessi è un prezzo altissimo e difficilmente ammette compromessi. È quindi preferibile dimenticare o un lungo tormento in cui finiamo per annullare la nostra dignità. L'amore non si elemosina e non si supplica. È vero che non bisogna mai perdere un amore per orgoglio, ma nemmeno la dignità per amore. Perché l'amore e la dignità sono due sentimenti che non vanno d'accordo e si scontrano in continuazione in infinite battaglie, spesso dai differenti esiti. E fra questi sentimenti se ne inserisce un altro terribile e unilaterale, l'orgoglio. Quante relazioni sono devastate dall'orgoglio, eccellente edificatore di muri insormontabili, e potrebbero essere demoliti con un dialogo costruttivo e rinunciando a qualche cosa, ma un po' per uno però. Quindi un grande amore può sopraffare la propria dignità? Alcuni sostengono che non ci sia niente di peggio che essere abbandonati da chi si ama. Quindi cedono la propria dignità pur di non perdere, con qualsiasi mezzo e subendo continue umiliazioni da qualcuno che non ci corrisponde. E questa, chiamiamola tecnica, a volte può persino funzionare, ma a che prezzo? Qual è quindi il confine della dignità? Se siete arrivati a vedere il video fino qui, innanzitutto vi ringrazio. Se vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticate il like e poi soprattutto un commentino qua sotto. Potrebbe nascere un interessante contraddittorio. Ciao!